Ragazzi, buongiorno, oggi il video inizia non seduti sulla Tenerona ma seduti sul bus, destinazione Perito Moreno. Prima info fondamentale: se sei cittadino argentino l'ingresso lo paghi 1000 pesos, se sei cittadino straniero lo paghi 5500 pesos. Se ci sono bambini sotto ai 5 anni non pagano biglietto. Il parco, dove siamo arrivati noi, dista 80 km dalla città di El Calafate. Il biglietto ce l'abbiamo, pagamento effettivo 5500. Specifica nazionalità Italia. Prima sosta Mirador de los Suspiros. Ora ragazzi lo vediamo tutti insieme perché è super. Non ve lo faccio vedere. Ci siete? 3, 2, 1. Ah, buonissimo. Mille grazie. Spettacolare, spettacolare. Questo è un primo approccio, poi lo vedremo meglio tutti quanti. Partiamo subito sparati, direzione barco. Questo qua. Adelante. Hola. Hola. Adelante, chicos, por favor. Vamos ahora a hacer la presentación formal, ¿sí? De la tripulación, de las normas de seguridad a tener en cuenta en situación de emergencia, y luego nos vamos a ir aproximando hacia el glaciar hasta llegar a 400 metros frente a la pared sur del glaciar Perito Moreno, ¿sí? Pronti? 3, 2, 1, andiamo. Che spettacolo. Wow. È impressionante. C'è una parete verticale. Che spettacolo. Ma adesso che rompe. No. Cioè, sa. Guarda che onda. Che botta di fortuna. Che spettacolo ragazzi. Cioè se comincia a muovere la nave. Ma se cade un pezzo di questa parete qua. Guarda il ghiaccio, quel pezzo che si è staccato sotto è più celeste. Al volo prendo l'altra camera per portare a casa un risultato migliore perché qua ragazzi se lo merita tutto. Guardate con il sole che colori. Impressioni? Ti lascia senza parole, non per il momento silenzio. E toda esa cosa tipo de... Trekking sul ghiacciaio, altri vanno ora. Scesi dalla barca, ritornati sul bus, abbiamo ripreso la strada e la strada finisce proprio qua. Là in fondo, bagni, ristorante, c'è di tutto. E dal parcheggio iniziano diversi sentieri con diversi colori in relazione se volete vedere il ghiacciaio nella parte destra o nella parte sinistra. Il sentiero giallo è quello consigliato perché è più spettacolare e facile. Il sentiero rosso è quello un po' più difficile. Il sentiero blu porta fino al parcheggio degli autobus, quindi abbastanza inutile. Tutti quanti hanno più o meno la durata di 30 minuti. Sendero centrale. Amarillo.
Dal nostro punto di vista, da qua si ha una visione più ampia e quindi si capisce benissimo l'imponenza del ghiacciaio. Con la luce del sole è pazzesco perché ci sono dei riflessi allucinanti. Senza gli occhiali da sole non si riesce a stare con gli occhi aperti. Ci hanno detto poi che oggi è una giornata tra virgolette fortunata perché c'è pochissimo vento e la temperatura è abbastanza alta. In questa maniera ci sono delle parti di ghiaccio che cadono all'interno del lago con dei boati pazzeschi. Il colore del sentiero lo si capisce anche da questi bollini. Questo è giallo, di là inizia il rosso. Questo penso sia il punto più vicino al ghiacciaio. Qua c'è bisogno del giubbetto. Il Perito Moreno fa parte di un complesso, di un immenso ghiacciaio che è il Campo de Hielo Sur, nella parte sud delle Ande tra Cile e Argentina. Non è il ghiacciaio più grande di questo parco nazionale argentino. Mamma mia, che boati! Un boato. Dicevo, non è il ghiacciaio più grande e non è l'unico. Informazione che abbiamo appreso arrivando. Tra gli altri ghiacciai ci sono anche l'Uppsala, Spegazzini e tanti altri, circa 300. C'è da dire però che il Perito Moreno fa parte della... Cioè, è impossibile! Sembrano spari a volerla vedere in maniera aggressiva. C'è da dire che però il Perito Moreno è la terza calotta glaciale mondiale dopo Antartide e dopo la Groenlandia. Per darvi qualche informazione precisa, il Perito Moreno è lungo 30 km, largo 5 km e la sua altezza è di circa 174 metri, di cui sui 70 circa fuori dall'acqua. Prende il nome da Francisco Moreno, che è stato uno studioso e accademico argentino che ha aiutato nella mappatura della regione della Patagonia e anche nella definizione dei confini internazionali tra Cile e Argentina. Perito è stato aggiunto dopo e significa l'esperto, lo sveglio. A Francisco Moreno fu donato parte di una terra argentina, la parte del Nahuel Huapi, che lui a sua volta ridonò allo Stato argentino e questo diede inizio al primo nucleo dei parchi nazionali argentini. Col sole si riesce anche a percepire bene la differenza di colore tra le acque di destra e le acque di sinistra. Noi eravamo qua prima con la nave. La particolarità di questo ghiacciaio non è tanto la sua grandezza quanto il fatto che può avanzare fino a 2 metri al giorno e questo provoca il distacco di grandi iceberg dal suo fronte. Ogni 4-5 anni avanza talmente tanto da toccare la penisola. Cioè, sembra che sta per venire un temporale. Ragazzi, Avanza. è pauroso da qua, veramente. Sì, è vero, il suono è un Senti. boato. Sì, eccolo. Mamma mia. Guarda l'onda che si crea. Ma poi era piccolo il pezzo. Guarda. Profondando. Io non ho mai visto una cosa del genere. Questa è la dimostrazione che sta camminando mentre noi parliamo. Dicevamo che ogni 4-5 anni avanza talmente tanto da toccare la penisola Magallanes e quindi da creare nel Brazo Rico, che è un braccio, una parte del lago argentino, una diga, le cui acque possono crescere fino a 30 metri. Guarda. Praticamente il ghiaccio
arriva a toccare la terra, creando uno sbarramento. Da uno studio del 2007 si è visto che il ghiacciaio ha perso uno spessore di 14 metri ai suoi margini e nel luglio 2008, l'inverno australe, si è visto che si sono create delle grandi spaccature che di solito si creano nel periodo del verano, dell'estate australe. Però questo si era già verificato in anni precedenti, per esempio nel 1917, per cui gli scienziati ancora continuano a dire che la vita del ghiacciaio Perito Moreno è ancora stabile. Mamma mia, è aperta la caccia qua. Ma questo spettacolo come si è formato? Diccelo un po'. Perché non siamo alti, ragazzi, non siamo su un'altitudine che giustificherebbe la presenza di un ghiacciaio di queste proporzioni. La verità è che le perturbazioni cariche di umidità provenienti dal Pacifico, quindi dalla zona ovest, hanno trovato un valico andino molto basso dove scaricare la propria potenza. Si è creato un effetto frigorifero, la neve caduta nel tempo, nel corso dei millenni, si è ricristallizzata in ghiaccio formando questo spettacolo. Ci vorrebbe un video pippone dettagliato, semmai lo faremo. Come il sole esce più forte aumentano i rumori. Guardate le spaccature nere, sembrano delle ferite. Per darvi un senso delle proporzioni, guardate la barca rispetto alla parete. Ma guarda anche in fondo quanto è particolare. Ti fermeresti ora a guardarlo e ad ascoltarlo, perché sembra una banalità, ma è come se avesse una voce. È spettacolare. Un pezzetto. Quando meno te l'aspetti, lui fa questi scherzi. Io lo sapevo che mi coglionava, lo sapevo. Tornati al bus, la guida ci ha detto che è stata una giornata super in quanto c'è stato tantissimo movimento e non dipende neanche dal caldo e dal sole, perché ci sono giornate assolate ma il ghiacciaio è praticamente fermo. Oggi abbiamo visto tantissimi crolli. La nostra ipotesi è stata che nei giorni scorsi è stato molto freddo, oggi la temperatura si è alzata di molto col sole,
quindi il contrasto ha creato questi pinnacoli che si gettano proprio nel lago argentino. È una supposizione. Magari se c'è qualche geologo che ne sa più di noi, Ce lo lo dica. scriva nei commenti. Ora torniamo in struttura perché domani si riparte sempre verso nord. Ciao ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby. Quieren bajar en el centro, así con Alfredo nos encargamos de armar todo el recorrido de vuelta, ¿sí? También, antes de dormir, les voy a mostrar el video que les prometí que les iba a mostrar de la ruptura, ¿sí? Quello che a me fa impazzire è che loro, non utilizzando inglesismi, quando dicono per esempio il nostro ok, che le dite ok? Il nostro ok, loro dicono sì, sì, cioè aspettando che tu acconsenta, invece il nostro ok.